Oslo si può fare tutto. Io sono venuto relativamente giovane ad Oslo, quindi se si crede nel cambio si crede anche nelle proprie possibilità, ci si migliora. Un norvegese non butterà mai via niente, non sprecherà mai niente, tutto quello che ha a disposizione lo deve utilizzare. Qui non lavora chi non vuole lavorare. Amici di Storyhunters, ciao, siamo a Oslo con Massimo. Ciao a tutti, da Massimo. Allora Massimo, qual è la storia del tuo cambio vita? Un cambio vita del tutto inaspettato per me, perché è cominciato da una curiosità, dallo studio all'università di una lingua che forse era poco studiata a quel tempo, il norvegese, e piano piano mi sono appassionato di quello che era la lingua e la cultura norvegese, e continuando ho fatto delle richieste di borse di studio che mi sono state concesse, e quindi ho avuto l'opportunità unica di poter venire a studiare ad Oslo il norvegese, di poterlo parlare in loco, di studiarlo all'università, e da lì piano piano ho cominciato ad appassionarmi sempre di più ad una lingua, ad una cultura che era totalmente lontana da quella italiana. Oslo è una città veramente affascinante, no? Fatta di una sua parte antica, storica, ma fatta anche di tanta modernità, progettazione e visione del futuro. Esatto, perché anche il luogo che ho deciso qui per il nostro incontro oggi è un luogo non del tutto casuale, perché è uno dei luoghi che io adoro nella città di Oslo, uno degli ultimi progetti inaugurati in città, la biblioteca Deichman. E mi piace l'idea di quel concetto dove tutto si compenetra, già solo l'architettura, non solo l'architettura ma anche la voglia di fare, di creare. Quindi viene dato spazio a tutti all'interno di questa biblioteca, dove c'è magari l'angolo della foresta, l'angolo per poter avere l'officina, per poter creare magari delle magliette, tagliare, stampanti tridimensionali. Al secondo piano tutto dedicato ai bambini, quindi con libri in tutte le lingue, perché qui siamo nel luogo più internazionale possibile che ci possa essere ad Oslo, dove si incontra anche più di quel terzo di persone che non fanno parte di Oslo, che non sono nemmeno nate ad Oslo e che non sono norvegesi. La mia prima prova, il mio primo grande lavoro è stato lavorare per l'ambasciata italiana ad Oslo, perché ho vinto un concorso come contrattista locale, e da lì ho cominciato a lavorare per il Ministero Difesa all'ambasciata di Oslo, e da lì mi si è aperto un mondo lavorativo unico, perché è stato il mio primo vero lavoro, che quindi è stato proprio quell'inizio incredibile che mi ha permesso di forgiarmi dal punto di vista lavorativo e non solo, anche come persona, quindi in un ambiente diplomatico. E poi c'è stato un cambio nel cambio. Dopo 2 anni e mezzo in totale non sentivo proprio di essere attratto solamente da quel computer, dalle traduzioni, da tutte quelle pratiche che in realtà sono cose normali a livello burocratico, e ho voluto ritornare un po' indietro su quelli che erano i miei passi sul lavoro del campo turistico, che è una cosa che mi è sempre piaciuta. Però prima di arrivare nel campo del turismo ho fatto un corso, sono diventato guida a Bergen, lì è stata la prima relazione che ho avuto qui in Norvegia. Dopodiché sono tornato ad Oslo per il lavoro e poi sono rimasto ad Oslo. Ecco, ma Norvegia perché? Cioè, da cosa nasce questo tuo amore per la lingua e per il paese? Come detto, semplice curiosità. Curiosità. Ho detto, Fra le varie vedere. cose hai scelto il norvegese. Il norvegese e tedesco, e anche un anno di ungherese, perché ho detto, sai, volevo provare magari qualche cosa di diverso. E mi sono trovato bene con la lingua. Il nostro professore all'Università di Roma era una persona eccezionale, cioè con un bagaglio di conoscenza enorme, non solo sulla Norvegia ma sul resto dell'Europa, e piano piano ci ha fatto appassionare a quello che era la vita letteraria, la vita dei norvegesi in generale e anche la lingua. Il mio sogno era quello di poter parlare con persone di tutto il mondo, e mi ricordo una cosa che mi raccontò mio zio, che io ero piccolissimo. Mio zio era già al lavoro all'estero con il suo lavoro in vari punti del mondo, e mi ricordo io rimasi affascinato dal fatto che mio zio potesse parlare inglese. Gli dissi, anch'io voglio parlare l'inglese come te. E mio zio poi prima di morire mi disse, ti ricordi quando eri bambino hai detto questa frase, guarda adesso dove sei. Quindi seguire quello che è uno stimolo, un sogno, la passione per la storia dell'arte, che mi ha portato anche ad approfondire di più quelli che sono i nuovi progetti della città di Oslo e dove andrà la città di Oslo. Quindi quando vengono i gruppi turistici di tutti i tipi qui ad Oslo, provo a fargli vivere quell'emozione della città attraverso quelli che sono stati i cambiamenti,
Di solito ho 3 ore, molte volte ne ho 4 fortunatamente, e addirittura quando hai tour a piedi, come quello che ho fatto fare a voi, un piccolo tour a piedi, è per farvi vivere la città, perché bisogna sempre calpestare il luogo dove si va e poter acquisire di più, veramente non solamente dire oh oggi ho fatto una fotografia all'opera perché sono stata ad Oslo, no, capire il perché di quell'opera, perché questo spazio, che per me è uno dei più belli di Oslo, è il mio preferito, perché è una delle biblioteche probabilmente più belle al mondo, no? Questa Questo posto passione ti ha affascinato, no? Fin dall'età dell'università, no? E quanti anni è che ormai vivi in Norvegia? 22 anni. Oh, una vita. E io ho cominciato con proviamo un'esperienza lavorativa limitata ad un certo periodo. E all'epoca, scusa, quando hai fatto questa scelta, la famiglia era chiaramente... Mi hanno appoggiato sempre, ho la fortuna di aver avuto una famiglia che mi ha sempre appoggiato, anche quando sono arrivato a casa ho detto comincerò a studiare norvegese, e lì giusto mio zio mi disse ma potresti studiare il coreano, che sarà una lingua che andrà tanto di moda, che servirà, e io ho detto vorrei provare il norvegese, e da lì, avendo anche il tedesco come seconda lingua, ho detto sarebbe forse più opportuno rimanere nello stesso campo delle lingue germaniche. È stato l'incontro-scontro con Oslo, e ricordo ancora quando come studente sono venuto con la borsa di studio alla scuola internazionale, 6 settimane di corso, e appena approdato al campus ho cominciato a parlare con le persone che mi guardavano così esterrefatte, occhi sbarrati, perché facevano così, no, abbassa il tono della voce, devi abbassare il volume. Qui non Quanti si italiani urla. c'erano in Norvegia? 22 eravamo in 4. No? Eravamo in 4 italiani. Perché ancora oggi sono poco più di 5 milioni gli abitanti. 5 milioni e mezzo secondo le ultime statistiche. Mezzo, e 5 milioni e mezzo quindi su tutto il territorio norvegese, con il tasso di disoccupazione del 3,4%, queste sono le ultime statistiche. Sì, infatti si dice che qui non lavora chi non vuole lavorare. Vedete, ci siamo tolti le scarpe perché quando si entra nelle case norvegesi la prima cosa da fare è togliersi le scarpe. In teoria le scarpe, avete visto, se le sono tolte anche i bambini al piano inferiore, perché loro vanno a giocare in tutta quella serie di giochi che hanno loro, tutto dedicato a loro. E ci si tolgono le scarpe perché quando si viene dall'esterno, comunque se le scarpe magari hanno calpestato pioggia, fango o tutte le intemperie tra la neve e anche il sole, quindi ci si toglie le scarpe, si entra lì e molti rimangono senza nemmeno le ciabatte, no? Si va a piedino perché si sente anche il calore del pavimento. Molte delle case norvegesi hanno il pavimento riscaldato, e anche quelle di nuove concezione, soprattutto i nuovi progetti della città di Oslo, sapete, non possono essere costruiti se non ci fosse il teleriscaldamento o quella che viene riscaldamento. Esatto, quindi quell'energia che viene prodotta, che passa sotto la città, che serve ad entrare nelle case. I nuovi progetti sono tutti obbligati ad avere il teleriscaldamento. Quindi quando si entra si sente anche la bellezza di questo pavimento riscaldato, che dà anche un po' di sollievo, no? La cui fonte energetica quindi non è fossile. No, perché dovete sapere che in realtà la città di Oslo sta togliendo tutto quello che è combustibile fossile, quindi anche vecchi condomini che avevano comunque sia le caldaie all'interno del condominio possono ricevere uno stanziamento dal comune per poterla togliere e quindi collegarsi a quelli che sono, diciamo, il termovalorizzatore, quindi attraverso questa convettazione intorno a dei tubi che poi piano piano arrivano all'interno delle case. Quindi è un'idea, vedete, nuova, anche innovativa, perché un norvegese non butterà mai via niente, non sprecherà mai niente, tutto quello che ha a disposizione lo deve utilizzare, quindi sia dal punto di vista del mangiare che dal punto di vista energetico, anzi si ha molta attenzione a quello che è l'ambiente, all'idea di quello come preservare l'ambiente, avere un equilibrio tra ambiente e persona. Pensate che 2/3 della città di Oslo sono ancora boschive perché non ci si può costruire, e 1/3 della città è costruito, quindi
ci deve essere questo equilibrio, non bisogna avere un enorme impatto ambientale e usare l'energia con moderazione. C'è anche una sensibilizzazione che comincia proprio da questi luoghi, quindi dalle scuole, cioè aiutare i bambini a fare la raccolta differenziata, la busta viola e quella per la plastica. Dalle scuole, è da lì che si parte. Esatto, e poi sapete, ognuno di voi può andare al supermercato, prendere le buste verdi per l'umido, le buste viola per la plastica e poi quelle sono adesso ancora, le passa ancora qualsiasi supermercato, mentre invece le buste di plastica, se le doveste comprare, sono passate a 4,25 corone, il che vuol dire che si sta riducendo l'uso della plastica, aumentando i prezzi. Ed è qui che ci avviciniamo a quelli che sono i piccoli studioli. Vedete, si può prendere uno studiolo, prenderlo in affitto e venire qui, leggere, creare. Vi manca qualche libro in italiano? Bene, potete scegliere, vedete. C'è un settore che è solamente dedicato alla lingua italiana. Sì. Mi piace perché comunque stanno aumentando anche quelli che sono titoli che io non avrei mai immaginato di trovare qui. Avevo pensato ai classici, no? Un Manzoni, un Leopardi, un Pirandello, oppure un D'Annunzio. Però vedete, un Faletti. E poi le traduzioni comunque anche di autori norvegesi, tradotti poi in italiano, dall'Iperborea o da altre case editrici. Sì. Specializzata proprio. Ecco, Hanne Ørstavik, Amore. È stato uno dei primi libri che ho letto al corso del terzo livello di lingua norvegese. L'idea di una città verde. Avete visto nella città quante macchine elettriche? Sì, veramente tantissime, tantissime. La maggior parte delle macchine che circolano sono elettriche. Esatto, le macchine elettriche adesso possono entrare al centro senza pagare dei pedaggi, però si sta anche pensando di farglielo pagare poi nel futuro, quindi si cerca di capire. Però le macchine elettriche sono benvenute, ci sono colonnine di ricarica elettrica anche sulla zona della passeggiata della Marina, quella chiamata Akerbrygge dall'altro lato del fiordo. E da lì si può arrivare, ricaricare la propria macchina, si può comunque poi ripartire e non bisogna comunque avere un inquinamento nella città. E vedete anche il fiordo, perché avete visto le persone farsi il bagno nel fiordo, nella sauna? Sì. Tuffarsi quindi lì nel fiordo perché la città deve essere vissuta in tutti gli aspetti. Quel fiordo che nel 1700 circa era uno dei fiordi più inquinati perché la spazzatura di Oslo andava per fluidazione nel fiordo, beh, guardatelo oggi, le persone sono contenti, prendono in affitto una sauna, possono andare al centro del fiordo, farsi una sauna ed è un momento di tuffarsi lì dentro. Non proprio calda, chiaramente. No. Avete provato? Sarebbe bello da farlo provare. A forza forse. L'aspetto climatico, no? E quindi anche questa vita indoor in questi spazi veramente meravigliosi, e che si combina però anche quindi con l'importanza proprio dell'individuo. Cioè, parlaci di questo bellissimo aspetto delle società, direi scandinave, non solo norvegesi, non mi pare di poter dire. Posso dire che almeno parlando di Oslo, degli osloensi in generale, oppure esatto, dei norvegesi, il fatto di poter vivere il proprio spazio è fondamentale. Prima di tutto, trovare se stessi in quelle che sono le strutture dove in realtà si possa vivere e riempire quella che è la vita anche, come dici tu, all'interno di spazi tipo come questo, vedete? Questo non è solamente uno spazio di lavoro, è uno spazio dove poter venire, magari anche mettersi solamente seduti, guardarsi un po' intorno, l'importanza dell'individuo. Cioè le persone anche qui hanno l'opportunità attraverso le strutture di progredire, svilupparsi, viene data un'opportunità a tutti. E io porto, ecco, il famoso esempio della biblioteca Dijkman, anche forse una persona che all'inizio è un po' più difficile da poter inserire in questi stimoli, può essere poi messa all'interno di questo ambiente e qualcosa ne recepisce il fatto di dover magari trovare un qualche cosa per se stesso per andare avanti, perché poi i norvegesi sono molto anche bravi nell'avere questa vita come singoli, no? Andare avanti, progredirsi, riuscire a trovare se stessi, è un po' quella mentalità che comunque porta in un certo senso a essere molto solipsistici per conto proprio, però sempre all'interno di una società che comunque fornisce questi strumenti o questi spazi, questi luoghi per poterlo fare. E anche le visioni proprio, chiamiamole politiche, no? di vita vanno in una direzione dove l'individuo, la sua crescita personale.
ma vi posso dire che la cosa bella è vedere che le classi politiche sono tutte quante impegnate a pensare al bene comune, anche se ci sono momenti in cui su alcuni progetti... Mi parlavi altre di cose, questi progetti di andare verso un orario di lavoro più limitato, no? Un orario di circa 6 ore, si sta discutendo il fatto di dover lavorare 6 ore, non più 7 ore e mezza, quindi l'opportunità di avere questo bilanciamento tra vita privata e la vita lavorativa, cosa che magari per noi italiani all'inizio è qualche cosa di impensabile, perché come italiani siamo abituati al fatto magari no, il capo magari ci chiede indirettamente di rimanere quando non potremmo, Certo. invece qui il norvegese dice no, devi lavorare le tue ore e devi fare questo lavoro, basta, il resto non lo puoi fare oggi, pensa domani, dai spazio alle priorità. Quali sono le cose più importanti per quella giornata di lavoro? Queste. Dopodiché il resto lo puoi fare domani. L'importante è avere quel lavoro, il lavoro non deve diventare troppo, non deve essere quindi la parte più importante del giorno, è quella parte importante ma non troppo, dopodiché si lascia quello spazio, non voglio dire che si abbandona la testa o la penna su una scrivania, però bisogna trovare se stessi attraverso magari quello che è l'allenamento, uscire con gli amici, andare un po' fuori a cercare mai che andare al cinema, le cose normali che si fanno in tutte le altre nazioni. Però attenzione, questo non è solo l'idea del singolo, questa è una cultura diffusa, quindi che sta sia su chi dipende da un capo, ma sta anche nel capo, cioè sta anche nella gerarchia, cioè c'è questo rispetto, no? Assolutamente, non c'è una gerarchia, attenzione, perché si dice sì. sempre che non c'è una gerarchia, sono tutti in linea retta, sono tutti uguali, è tutto uguale per tutti, indipendentemente dal ruolo, anche se ci sono ruoli ben definiti. Claudia è una persona che ringraziamo per la magnifica cena di ieri sera e la bella chiacchierata, amica tua tra l'altro. Dicevo che per esempio anche nell'ambito dello star system, cioè qua anche grandi artisti, rock, musica, sono molto più Alla mano. come dire, alla mano, vivono tranquillamente fra la gente, le loro case sono aperte, cioè non c'è un sistema di invece... Tenersi È lontani. vero? No, è È verissimo, così? ma dobbiamo prendere ad esempio la famiglia reale. La famiglia reale è sempre presente in tutti quelli che sono gli eventi cittadini, e le persone che vedono alla famiglia reale, ad esempio il principe ha compiuto 50 anni da poco, proprio ieri c'è stata una festa nel giardino del Palazzo Reale. Il norvegese in generale non vede questo enorme distacco tra quello che è la persona di un certo livello, come dici tu a livello artistico. Io ho avuto l'opportunità di conoscere un calciatore di Bergen a cui ho detto per me era un qualche cosa di nuovo come italiano, dico no, posso farmi la foto con te? Lui, ma certo, vieni qua, e poi come hanno cominciato a chiacchierare, ma tu cosa fai? Ah, ma tu vivi qui in Norvegia, quindi questo fatto di avere proprio anche un rapporto totalmente diverso, non con quella distanza, con quella lontananza a cui siamo abituati noi con i nostri forse nomi dello spettacolo, nomi della cultura, ed è una dimensione che mi piace perché porta comunque sia le persone ad essere quelle che sono, come sono. Diciamo che questa biblioteca può un po' essere la summa di due aspetti, no, della vita di Oslo e della Norvegia. Uno, quello indoor, perché c'è un clima che poi ci racconterai ma che tutti si immaginano, no? Due, però anche l'uomo, l'individuo e il suo benessere proprio al centro della visione proprio civile anche del vivere, no? Questo è molto interessante. Questo è lo Raccontaci spazio. questi due lati, no? Questi due aspetti. Il clima, cominciamo dal clima. Cominciamo dal clima. Arrivato qui in Norvegia, soprattutto quando nel 2000 avevo cominciato a lavorare in ambasciata, il secondo giorno di lavoro Massimo fa uno scivolone enorme su una lastra di ghiaccio, perché come italiano non avevo ancora capito l'importanza magari di avere delle scarpe chiodate o magari di cambiarsi le scarpe all'interno della sede di lavoro, cosa che succede normalmente, quindi 2 paia di scarpe, oppure andare in giro con i famosi, qui si vengono chiamati brodder, cioè questi chiodini che vi permettono di camminare sulle lastre di ghiaccio sul ghiaccio. Quindi il primo scontro di nuovo è quello di una caduta che però mi ha portato a capire forse devo lasciare la mentalità italiana. In questo caso si chiama proprio l'impatto. L'impatto vero e proprio, sì, con quella che è stata la dura realtà dell'asfalto in inverno a -20, perché il mio primo inverno in Norvegia è stato -20 gradi, quindi sono arrivato con questo bel saluto invernale
Però mi sono adeguato perché ci Perché si sei adegua. arrivato qui, hai detto il mese era? Era dicembre, circa Quindi dicembre del... ecco, sono arrivato nel inizio inverno 99, proprio, sì. dicembre. Ho preso posto, dovevo prendere comunque sia il mio posto all'ambasciata Ecco. ed ecco lì che però mi sono trovato improvvisamente in quella dimensione di scoperta di quello che era un luogo totalmente diverso da quello che ho visto durante l'estate, perché d'estate sicuramente tanto sole, Tu un avevi ottimo già clima. fatto delle visite, conoscevi Esatto. già chiaramente gli Avevo studi, no? 6 settimane nel 96, 4 mesi nel 1998 con le ricerche per le tesi di laurea, poi un mese molto rapido nel 1999, da lì ecco la grande opportunità di poter arrivare qui, approdare in una nazione che all'epoca non era nemmeno come l'avete vista oggi, c'erano le cose un po' più differenti ad Oslo rispetto a quelle che abbiamo oggi nel 2023. E comunque ecco, l'impatto col clima, con questi inverni un po' bui rispetto a quello, come sta? Il mio Montgomery, la sciarpa e il berretto, però si affronta perché l'idea invece è quella di cercare appunto il proprio spazio anche all'interno della casa, vivere questa dimensione personale all'interno della casa e comunque non è il clima a fermare le persone. Sapete perché? Perché come si dice in norvegese non c'è un pessimo clima, ci sono pessimi vestiti. Cioè, non pessimi, in realtà si usa perché cattivi. Vestiti sbagliati, Vestiti no? sbagliati. Vestiti Tant'è vero che avete visto pure voi oggi, faceva un po' caldo, un po' freddo, un po' caldo, un po' freddo. L'importante è se cipolla. hai la famosa cipolla. Togli e Disastrati. metti, togli e Esatto, però quel clima non mi ha spaventato lì per lì. All'inizio ci sono state quelle difficoltà a livello di sole, forse, nel non capire l'importanza del sole, cosa che ho capito magari qualche anno dopo con quella che è stata la necessità della vitamina D, quindi prendere pasticche di vitamina D che fanno tutti in inverno, però devo dire non mi ha comunque tolto opportunità, anzi mi ha dato una possibilità di capire al meglio quello che volevo, cioè affrontare, andare Certo, avanti, non fermarsi, certo. perché questa è anche una dei cardini della vita, no? Non fermarsi, continuare ad andare avanti. Da lì Certo. ho detto no, ci devo riuscire perché non posso fermarmi adesso perché ero da solo, dovevo fare tutte le cose per me. E il clima non mi ha spaventato, anzi poi alla fine è arrivata l'estate, questa gioia nel rivedere l'estate e anzi quando fa caldo ad Oslo fa ancora più caldo. Poi quando arriva Quando la arriva. primavera, l'estate, qui è ancora più gioiosa, più Molto sentita, bella. è una rinascita vera. no? L'esplosione della vita. E Come il questo si può rapporto fare. con i locali com'è? È un All'inizio popolo può essere un po' di accogliente. chiusura, perché sapete il norvegese medio non è proprio così apertissimo. Poi noi italiani forse siamo anche un po' troppo, sapete, il nostro gesticolare è diventato famoso anche qui. Abbiamo forse un impeto, una veemenza che non è proprio insita in quello che lascia è il un cittadino attimino norvegese in generale. sbigottiti. Sì, non solo. Il mio primo esempio sapete qual è stato? Io arrivato allo studentato, quindi condividevo un corridoio e una cucina con altri studenti, quindi avevamo una cucina in comune e io all'inizio comincio a bussare a tutte le porte e dire buongiorno, sono il vostro nuovo vicino, sono arrivato qui. E i norvegesi la prima volta hanno aperto la porta e dicono no, insomma, ma chi è, perché? E per me era normale come italiano. Poi ho preso un foglio dicendo preparerò da mangiare per tutti, quindi ho preparato le lasagne, l'insalata, ho detto venite tutti quanti qui e timidamente qualcuno si avvicinava in cucina per vedere e continuava a dire ma no, il tuo cibo e la tua bottiglia di vino, dovete sapere anche questo fatto sulle bottiglie di vino, c'è il monopolio, quindi non si comprano le bottiglie di vino al supermercato. E io invece avevo portato con me del vino dall'Italia, quindi l'avevo messo a tavola, prendete, loro mi dicevano ma è il tuo vino, e ho detto no, è nostro. Quindi... Ora, questa cosa voglio dirla perché noi invitati a cena dall'amica Claudia abbiamo cercato nei vari negozi, nei vari supermercati una bottiglia di vino e non trovate il vino da nessuna parte. Qui il vino è un monopolio di Stato e quindi viene venduto, raccontacelo tu. in negozi specializzati chiamati monopolio del vino, dove si entra solamente se si è maggiorenni per poter comprare il vino, e non solo si vende il vino, si vendono anche gli alcolici, le birre o altre tipologie di spiriti come vengono chiamati.
però se si ha dopo i 21 anni allora si possono comprare gli alcolici pesanti, quindi si entra solamente in negozi specializzati, si comprano bottiglie di vino a prezzi non proprio italiani, diciamola così, perché in Italia siamo abituati magari a avere anche quel vinello magari un po' così da tavola, che qui ha insomma prezzi esorbitanti. Insomma, quindi... qua non trovate il vino dovunque, no, con facilità. Se volete comprare il vino vi dovete recare in alcuni posti disponibili, come da noi c'era il monopolio del sale e dei tabacchi, insomma, qui c'è proprio... E non sono negozi privati, sono proprio negozi pubblici, statali. Perché è lo Stato che dà l'opportunità di poter vendere lì vino e alcolici, e comunque sia le tasse che vengono applicate vanno tutte quante allo Stato. E anche qui si va molto a fiducia. Ricordatelo, una delle parole fondamentali per un norvegese è fiducia. Fiducia del sapere che l'altro concittadino possa comportarsi in maniera decente anche dopo aver bevuto degli alcolici. Bisogna avere fiducia che le persone non si mettano alla guida dopo aver assunto alcolici. O poi non solo, anche devono avere la fiducia che le persone effettivamente rispettino tutte le regole, ed è questa una cosa fondamentale, la famosa fiducia, si chiama tillit qui in Norvegia, tillit, imparatela. Qui siamo in questa bellissima biblioteca dove i libri sono a disposizione di tutti, no, senza, è un sistema fiduciario, proprio di fiducia, ognuno consulta il suo libro e lo ripone dove lo ha preso, no? O lo ripone dentro quei carrelli, o lo ripone dentro quei... E se lo volesse prendere comunque la sua tesserina, poi lo prende in affitto, lo può tenere un mese, e addirittura non deve nemmeno tornare qui per dire oh lo voglio tenere magari altre 2 settimane, no, perché magari può scrivere direttamente attraverso il proprio profilo alla biblioteca e prolungare le altre 2 settimane. Se il libro però non fosse richiesto, però se ci fosse un libro che magari da dover condividere o richiesto da molte persone, allora bisognerebbe cercare di riportarlo, però si basa sulla fiducia, come dici tu, e la fiducia è anche nel sapere che tutti quanti gli altri possano fare il proprio dovere, pagare le tasse e rispettare le regole, ed è un qualche cosa proprio di insito nel norvegese. E la fiducia sapete qual è? Anche di sapere che nel momento in cui io fossi andato magari in una discoteca o in un pub e avessi assunto dell'alcol, quindi preso una birra, so che anche quella birra non mi permetterebbe di mettermi al volante, quindi si prende un taxi o ci si fa venire a prendere di solito. Sapete, è normale nelle feste, quando ci sono feste dove magari ci sono compagni tipo marito e moglie che sono lì, magari uno dei due va alle feste e magari si chiede al marito di venirla a prendere, oppure dire guarda esco alla festa da questo orario, magari mi viene a prendere, perché non bisogna assolutamente mettersi al volante. Anzi, dico a tutti quelli che verranno in Norvegia, nel caso vi venisse in mente di bere una birra o un po' di alcol, non vi mettete al volante, perché le multe sono salate e poi non si può proprio fare. Quindi dimentichiamo questa parte italiana. Confermo, perché appunto eravamo a cena da Claudia, no? Io, Barbara e Claudia, ci ha aperto una buonissima bottiglia di prosecco. Siccome era venuta a prenderci e ci avrebbe riaccompagnato lei, non ha toccato alcol, non ha bevuto un goccio di... Niente, non si posso, fa. Secondo te hai percepito qual è il ruolo della famiglia? Si può parlare di diversi ruoli della famiglia, sapete, perché noi che per noi italiani, allora vi dico, la famiglia è centrale, no? Dipende sempre dalle famiglie, perché anche in Italia abbiamo altri esempi, no? Però la famiglia qui è la famiglia, si nasce, si cresce all'interno della famiglia, dopodiché però arriva la famosa età dei 18 anni o già anche da prima, quei ragazzi vengono invitati a ricercare il proprio spazio, la propria personalità, e quindi possono andare a studiare in un'altra città e chiedere quello che è il prestito statale e potersi quindi mettere a confronto subito con una società che però gli fornisce i mezzi, quindi diventa sì il cardine, però a un certo punto è come lasciare questi, diciamo, chiamiamo questi uccellini a scappare via dal nido, a lasciarli via dal nido, perché devono affrontare prima o poi la propria vita. E se voi vi ricordate un po' il concetto anche che avete visto nel parco, no? Quest'idea di quell'uomo che mette i bambini fuori
verso la vita, perché comunque certo, devono vivere, e certo. questa idea di poter andare avanti, di poter trovare di nuovo se stessi e sviluppare se stessi in un contesto molto più ampio di una società, avendone però sempre un contatto, perché comunque la chiamiamo la mamma Norvegia noi, no? La mamma Norvegia aiuta, supporta, dà tanti Ecco, incentivi, questo. anche a livello La famiglia è anche statale. molto supportata, no? Qui Esatto, c'è un abbiamo assegno famiglie con mensile. molti figli, minimo 3, vedo più o meno, no? Esatto, una famiglia media di solito si dice che è di 4, no? Le famose statistiche norvegesi, con 2 bambini e mezzo. Due Mezzo bambini bambino e e mezzo, no? mezzo, sì. Chi Però ne per ha ogni 4, chi ne ha bambino si 5. percepisce un assegno mensile, quindi fino a 18 anni. I genitori poi hanno uno stipendio medio annuale di 670.000 corone, quindi lavorando tutti e due possono comprarsi una casa, avere il luogo dove poter vivere, avere quindi figli, farli crescere avendo un sussidio. Quindi questo permette di avere comunque una facilità iniziale per cui poter poi mandare avanti la famiglia, tante attività sportive. Se vi dovesse capitare di parlare con le mamme norvegesi oppure le mamme italiane che vivono in Norvegia, chi fa calcio, chi fa nuoto, chi fa tutti gli sport possibili, chi fa danza, pattinaggio sul ghiaccio, vengono date le opportunità in tutti i modi. Poi sta a ognuno dei ragazzi trovare quella che è l'inclinazione giusta. Io ho Magari 22 anni che sono qui, ho visto il cambiamento totale soprattutto anche della zona dove siamo noi oggi. Una volta un vecchio reticolo di strade o un traffico che viene chiamato incredibile, che non può essere mai rapportato a quello delle città italiane, e comunque sia era diventato quasi impossibile per loro vivere in questa dimensione. Ecco che gli osloensi hanno voluto darsi un tono magari, e avendo l'opportunità anche economica comunque sia, perché qui ci sono dei mezzi che forse non ci sono in altre nazioni, si pagano le tasse, quindi i progetti sono anche finanziati attraverso i soldi delle tasse. certo. Ed ecco che bisogna avere un'idea, una visione e poi portarla avanti come sempre, e Oslo vuole fare questo. Per i nostri amici che desiderano, sognano di cambiare vita e recarsi al nord come hai fatto tu, no? E Oslo mi sembra un luogo, una meta ideale quasi, vorrei dire. Ma raccontacela. Ad Oslo si può fare tutto, diciamocelo così, nel senso che una persona che volesse operare un cambio, magari voluto, perché bisogna pure vedere come si può arrivare a quel cambio, bisogna mettersi in gioco, in un certo senso. Prima di tutto dal punto di vista linguistico, perché bisogna capire che Oslo non è solo, sì, si può venire con l'inglese, ma poi si è obbligati piano piano ad imparare il norvegese. Ci sono corsi di lingua, bisogna saper parlare il norvegese, anche perché bisogna entrare appieno nel tessuto della città. Quindi con l'inglese si lavora, ci sono ditte internazionali, ditte poi norvegesi che comunque accettano anche la lingua inglese, e quindi diventa una città aperta a tutti. Come vi ho detto, già più del 30% delle persone, qui dicono, si dice il 35% delle persone che vivono ad Oslo non sono nemmeno norvegesi, sia per nascita che per crescita, quindi ne vengono da tutto il mondo. Quindi è una città molto aperta, dà opportunità a tutti di reinventarsi, come dico io. Perché qui abbiamo persone che anche come me, che comunque con una laurea in lingue, posso dire che ho avuto la possibilità di studiare di nuovo, sto ancora studiando, quindi mi sono rimesso sui libri alla mia età per capire forse vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro, e allora c'è l'opportunità. E questo è un aspetto che viene favorito, no? Dal Assolutamente, sistema. assolutamente, fino ad una certa età, mi sembra fino a 34 anni si può richiedere quello che è il prestito statale, studiare. A quel punto, se si chiede il prestito, bisogna essere studenti, quindi bisogna dedicarsi allo studio, poter magari, chi ha fatto prima una vita, almeno una vita accademica che lo ha portato a prendere magari una laurea come me in lingue, però qui può venire e dire, scoprire una nuova passione, come ad esempio magari voler diventare un assistente sociale, e quindi magari ci si rimette lì a studiare, si fanno gli anni di studio, poi si può anche specializzare, però nel frattempo si fa una pratica direttamente quando si arrivano oltre 2 anni, perché è quella la bellezza del lavoro, poter comunque sia capire effettivamente se quello è lo spazio oppure il lavoro preferito, quello giusto. Quindi evolversi, Evolversi cambiare. continuamente, ed è una cosa che qui ad Oslo si può fare, certo, però avendo già dei criteri iniziali, non venire allo sbaraglio, Certo. perché è capitato anche di vedere persone che magari hanno venduto
la proprietà, sono venuti qui e hanno detto tanto poi posso trovare un lavoro lì, e non si sono confrontati con quella che è la preparazione. Quindi quello che io dico a tutti: Oslo è una città stupenda, è diventata la mia seconda città, io vengo da Roma, quindi provate a immaginare il mio passaggio da Roma ad Oslo, e io ogni volta che cammino per la città scopro qualche cosa di nuovo, non solo per il mio lavoro, per la passione che ho per la città, ma anche perché Oslo offre veramente uno spazio a tutti, che possa essere quello che vuole imparare a suonare la chitarra e diventare il più grande rocker del mondo e quindi avere la propria banda, o la persona che voglia venire qui a scoprire nuovi progetti della città e diventare un architetto. Beh, qui c'è lo spazio per tutti in ogni punto. L'importante è sapere agire bene, muoversi bene, trovare lo spazio. Vi posso dire, Oslo è, come veniva chiamata una volta, la città della tigre, no? Perché viene definita la città della tigre. Ecco perché c'è la tigre alla fine del viale centrale. No? C'è una tigre perché è una città che veniva vista come forse aggressiva all'epoca da quello scrittore che è un premio Nobel per la letteratura, Bjørnstjerne Bjørnson, colui che ha scritto anche l'inno nazionale, e lui veniva fuori dalla campagna, poi vedevo questa città che comunque era forse troppo affollata per lui, quindi è una città con una veemenza, la forza di una tigre. Quindi io penso che la forza della città di Oslo, questo spirito di tigre, sia anche nell'affrontare quello che è il nuovo, diciamo la nuova evoluzione della città, i nuovi progetti, l'acqua tolta al fiordo per ricostruirne progetti come questo anche in parte, la nuova opera, tutto un quartiere sull'acqua. E beh, sapete qual è la bellezza di Oslo? Quella di poter passeggiare, viverla, quindi toccare con i propri piedi anche quelle che sono nuove zone opportunamente costruite, non solo per far fronte al problema demografico, ma anche per ridare alla città un volto nuovo. E il volto nuovo è quello di una città moderna, con tutti i crismi di una città moderna, attenta ai problemi ambientali, con il termoriscaldamento, teleriscaldamento così chiamato, e non solo, progetti che possono essere nella loro semplicità altamente artistici, come quelli di Van Kunsten, cioè come viene chiamata questa zona. Oppure, vedete, lì dietro quell'edificio alto, parte di quel progetto chiamato il Codice a barre, che è stato uno degli altri progetti che ha dato un nuovo volto alla città di Oslo. Vogliamo sfatare oppure parlare? Cos'è questa cosa che in Italia circola di questo inverno così nero e grigio che provoca tanti suicidi? Beh, ve lo dico con questa faccia, la riconoscete questa faccia? È una leggenda metropolitana. L'urlo di Munch che è qui davanti. No, allora vi voglio dire, in realtà tutti hanno questa idea di 6 mesi di buio, 6 mesi di sole. Ricordiamoci che l'inverno sì, c'è meno luce, c'è una presenza di luce dietro magari delle nuvole che sono un po' grigie, quindi dà un'idea che non ci possa essere la luce, ma c'è quel po' di luce. Il fatto di non viverla magari come la si vive in estate o la si vive in Italia è comunque sia una cosa differente, è un fattore anche di mentalità. Io come italiano sono venuto qui abituato ad andare alla spiaggia, perché io ero lì a 200 metri dalla spiaggia, sempre via in canottiera, calzoncini, sandali, il calore, e poi vengo qui e mi trovo, sì, non posso fare la stessa cosa, però alla fin fine ci si adegua, quindi questo periodo di buio che tutti dicono in realtà, sì, può esserci, però ricordatevi che la nazione va avanti anche con quel clima, e c'è un libro che forse dovremmo trovare qui dentro, sapete? Perché mi piacerebbe farlo vedere, è una vignetta scritto da un'australiana dove si fa vedere un norvegese medio. Il norvegese medio viene visto anche in generale come persona, e poi si rappresenta una sedia, c'è una sedia e di fuori c'è il sole e quella sedia è vuota, c'è la stessa sedia, fuori c'è una nuvola, la sedia è vuota, c'è la neve fuori, la sedia è ancora vuota, c'è vento, pioggia, qualche cosa di cataclismico, non proprio cataclismico, però la sedia è ancora vuota. Bisogna vivere la vita all'aria aperta, comunque sempre. Una sedia in un interno. In un interno di una casa, sì. Quindi sapete cosa succede? Un norvegese è comunque fuori. D'inverno magari sarà a fare lo sci di fondo, a fare comunque una passeggiata al centro. Quell'ora al giorno deve essere dedicata all'aria aperta, anche nelle scuole, sapete? Perché in inverno si deve uscire, l'insegnante porta i bambini fuori ad avere il contatto anche con la natura, perché non devono rimanere. Ogni paio d'ore vengono portati fuori parecchi. Ma si vive in questo clima, con esatto. Qualsiasi clima.
E ho imparato anch'io, io non fumo ad esempio, posso dire, ci sono dei colleghi che fumano e quindi per la loro sigaretta devono uscire quei 10 minuti, viene concesso questi 10 minuti per fumare una sigaretta, possono uscire fuori, però quest'idea dell'aria, stare fuori all'aria aperta, anche all'aria fresca, anche in un regime di clima un po' più diciamo rigido, non dà problemi. Perché effettivamente il fatto di poter vivere a contatto con la natura presente nel luogo. E poi diciamo, se sono sopravvissuti fino ad oggi tutto quanto, un motivo ci sarà, no? Quindi si sopporta l'inverno. Poi vi va di chiudervi in casa con il caminetto, le candele, un po' Le di case, musica. fra l'altro, quelle che abbiamo frequentato noi sono anche molto luminose, no? Con grandi vetrate, proprio per guadagnare probabilmente anche la maggior luce Esatto. possibile. Come qui, come sono le barriere architettoniche? Guardate, vi posso dire quali barriere architettoniche, perché se voi girandovi intorno adesso anche la biblioteca dove siamo, il concetto principale di dover costruire una nuova città o dei nuovi progetti devono comunque avere approvato il fatto di non avere assolutamente barriere architettoniche. Guardate quella di Scesina, tutti possono salire su e andare a vedere quella che è la parte del panorama. Ci sono spazi, vedete, anche sull'opera, perché sull'opera in teoria si può salire e scendere, certo lì aiutati magari da qualcuno, se qualcuno fosse sulla sedia a rotelle, ma le barriere architettoniche non ci devono essere, lo spazio deve essere di tutti. Pensate, avete visto entrando, vi ho fatto notare quelle pietre? Quelle sono per i non vedenti, perché il non vedente può attraversare il semaforo, che avete sentito ha anche un segnale uditivo, si può camminare, si sa che comunque quella pietra alla fine porterà all'ingresso di quella che è la biblioteca o l'opera, magari attraverso quei piccoli pezzi di metà portano poi delle guide che portano direttamente agli ingressi. Trasferirsi in un paese così, diciamo, no? Rivolto al nostro pubblico, è solo per giovani in cerca di una vita, no? di progredire, eccetera, o può essere anche un buon ritiro? È una domanda che non ti avranno mai fatto, no? Adesso via con le cuffie, 2 milioni di corone, qui abbiamo le corone, non abbiamo gli euro, però vi posso dire, sta molto alle persone, direi. Venire ad Oslo e vivere una vita ad Oslo all'inizio può anche non essere molto semplice, perché sembrerebbe forse di imbattersi in quelle che sono problematiche, il famoso numero personale ad esempio, per trovare il numero personale quando non lo si ha, che sarebbe il nostro codice fiscale, no? Che permette quindi di pagare tasse, di poter vivere qui, e per averlo bisogna avere un contratto a tempo indeterminato al 100%, quindi in tempo pieno. All'inizio può essere un po' difficoltoso, però io dico sempre, con la buona volontà e con la voglia di far tutto si arriva ovunque, no? Perché poi le persone si fanno da parte per poter far passare le persone che hanno voglia di progredire. Quindi mi sembra quindi che sia una città e un paese lanciato veramente verso il futuro, un futuro umanista, oserei dire, dove insomma basato sulle persone, perché sono le persone a formare la città, le società, e di nuovo con questo rapporto di fiducia di cui parlavamo. Io consiglierei anche a chi volesse operare un cambio, non magari di andare all'avventura ad Oslo, però cercare veramente di informarsi quali potrebbero essere le opportunità. Ci sono persone che si vorrebbero ritirare qui magari nella vecchiaia e dire vorrei venire lì perché sentono quella tranquillità, quella pace, è una città ancora tagliata a misura d'uomo. Io parlo di Oslo poi, però tutta la Norvegia ci sono anche luoghi più isolati, lontani, bellissimo. Le famose casette nel bosco per chi volesse vivere questo regime insomma di tranquillità, di contatto con la natura. Ci sono anche persone italiane che si sono trasferite su nel nord dopo Tromsø e anche in altre zone, e vi potrei dare dei nomi per dirvi delle cose, però sono tutte quante quelle persone che hanno anche avuto, sono qui da anni, l'hanno conosciuta con gli anni, hanno avuto bisogno anche di trovare quello spazio per poterci arrivare, perché magari tante volte si possono trovare degli ostacoli come italiani. Sapete quali sono gli ostacoli? La mentalità. Bisogna in un certo senso cambiare un po' la mentalità, bisogna essere non più troppo così attaccati a certe cose, bisogna anche avere un po' l'ardire di provare qualche cosa in più, sentirsi pronti ad affrontare con le proprie energie e la propria forza quello che è una città diversa. E come dico sempre, io ho avuto le mie difficoltà all'inizio nonostante conoscessi la lingua, perché mi sembrava dura, però ho detto no, ce la devo fare perché era quello che volevo veramente. Bisogna fare un po'
quell'analisi interiore e dire è quello che voglio, allora si può venire qui a tutte le età, dico io. I più giovani sono forse più avvantaggiati, soprattutto a livello universitario. Consiglio magari di fare degli stage, soprattutto ad Oslo. Ci sono ragazzi che hanno preso la laurea triennale, sono venuti qui a provare, magari in città, poi se ne sono innamorati, perché da giovani si vive ancora meglio. Io sono venuto relativamente giovane ad Oslo, dopo aver compiuto anzi non avevo ancora finito alcune parti degli studi, però alla fine quando sono venuto qui ho avuto delle opportunità, e saper trovare delle opportunità vuol dire anche avere delle energie, delle forze in se stesso per poter essere magari un po' più aperti a tutti gli stimoli, e poi capire la propria strada. Quindi capire la propria strada vuol dire anche chiedersi veramente: è lì che voglio stare? Io sono stato forse un po' incosciente all'inizio, ve lo devo dire, perché ho detto sì, l'ho affrontato con quella forza, chiamiamola, della gioventù. Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre aiutato e supportato in quelli che sono i miei progetti. Mi ho detto provalo, perché non devi pentirti del dire non l'ho mai fatto. Sono rimasto qui, sono rimasto anche... Prima volevo rimanere 2-3 anni, poi sono diventati 5, stranamente mi sono trovato a 10, poi sono diventati 20, ora 22, poi non si sa, forse ci sarà un altro cambio, non lo so. Bene, quando uno cambia una volta, poi magari i cambi si possono susseguire. Massimo, grazie mille per questa bellissima chiacchierata, per averci presentato la città e la Norvegia, insomma, tutta. Grazie a voi invece per lo spazio, e come dico sempre a tutti, per avere un cambiamento ricordatevi, credeteci veramente. Credeteci veramente. Grazie a voi.